Una domanda affascinante è spesso posta sulle tagliate etrusche. È possibile che le strade che conducono ai cimiteri etruschi abbiano avuto un ruolo nelle cerimonie funebri, fungendo da passaggio simbolico all'aldilà? Questa magnifica strada, che attraversa un sito di sepoltura a Cerveteri, è oggi chiamata la Via degli Inferi, ma a causa della sua apertura laterale nel corso del tempo ha perso molto del senso di tristezza e malinconia che si associa naturalmente a questi luoghi. Invece, una tagliata a Ceri sarebbe stato un luogo adatto per il viaggio al mondo oltre. Per approfondire questa ipotesi, dobbiamo prima conoscere le basi del credo religioso degli Etruschi e dopo seguire il viaggio pericoloso che ogni etrusco che voleva godere l'eterno futuro doveva fare. Il luogo da cui partire è Tarquinia, la vera sede della religione etrusca. Qui, a poca distanza da questo santuario al tempo del primo governante etrusco, l'eponimo Tarquinio, un contadino stava lavorando il suo campo, quando inaspettatamente il suo aratro entrò nel terreno così in profondità da rompere la crosta terrestre. E da quel fatidico solco emerse un neonato di straordinaria maturità. Fu chiamato Tages. Il re Tarquinio lo accolse con un'appropriata cerimonia e presto i popoli dell'Etruria si riunirono per ascoltare questo bambino che parlava con la saggezza di un adulto. Un giovane principe da Cerveteri arrivò per primo e poi tutti gli altri a seguire: Veio, Vulci, Volterra, Volsinii, Arezzo, Chiusi, Perugia, Cortona e infine Vetulonia e Populonia. E quando tutti furono presenti, il neonato si rivolse loro con una voce di rara bellezza. Ora son con pia dade oia virgende gradu et guardade martorella o che gli è encomendado. Attraverso queste parole e con molte altre, lui rivelò a loro non solo uno, ma ben 3 modi con i quali avrebbero potuto conoscere la volontà dei loro dei. Per poter apprezzare il significato di questa rivelazione, dobbiamo prima incontrare alcuni importanti membri del Pantheon etrusco e dopo conosceremo i 3 metodi per ricevere la comunicazione dagli dei, che divennero i pilastri della pratica religiosa etrusca. Erano divinità cosmiche. Avevano nomi etruschi come Tin, il re dei cieli, e la sua consorte Uni, ma nel corso del tempo le loro personificazioni vennero affidate alla loro controparte greca, Zeus e Era. Il re del sole etrusco si chiamava Usil, ma come il dio greco Helios indossava una corona luminosa. La sua bella figlia Cath governava la luna. Nettuno, più tardi un dio romano, col tridente e il pesce in mano, era il signore dei mari, e così via. Quando gli Etruschi si lanciavano in battaglia, Marte era dalla loro parte ed Ercole, che per i Greci aveva raggiunto lo status di eroe, veniva riconosciuto dagli Etruschi come un dio. Artemide e Apollo facevano parte anche loro dell'entourage classico. Il dio del vino, chiamato Fufluns, si muoveva con la consueta allegra brigata come Dioniso e Bacco. All'interno di questo Pantheon, piuttosto grande e liberamente assortito, c'erano divinità specificatamente etrusche, le divinità femminili alate chiamate Lasas. Questa, che stringe una boccetta di prezioso olio afrodisiaco, è una lasa al servizio della dea etrusca dell'amore Turan. La sua immagine è nitidamente ritratta sul retro di questo specchio di bronzo. Per gli Etruschi ogni divinità di questo Pantheon dominava in una regione del cielo, con il Signore Supremo Tin situato a nord. Il contributo più ispirato di Tagest è stato quello di dividere il cielo in regioni per ciascuna delle varie divinità, in modo che la zona del dio potesse essere trasferita al fegato di un animale sacrificale. E attraverso un'attenta lettura dei segni sulla superficie di quell'organo, un sacerdote sarebbe stato in grado di interpretare la volontà del dio associato. Questo oggetto è un modello in bronzo di dimensioni reali del fegato di una pecora, che è stato trovato vicino Piacenza verso la fine dell'Ottocento. È diviso in regioni celesti, ciascuna indicata con il nome della divinità che presidiava quel dominio. Per gli Etruschi questa era la chiave per comprendere il loro ruolo nell'ordine cosmico.
un vero collegamento tra cielo e terra. L'epatoscopia, così viene chiamata, è stata praticata nell'antico Medio Oriente per almeno 1.000 di anni prima di essere adottata dagli Etruschi. Immaginiamo che il fegato, essendo nel corpo l'organo di dimensioni maggiori e il più ricco di sangue, fosse considerato un centro di controllo, così concentrato da poter riflettere non soltanto lo stato della creatura da cui era stato estratto, ma lo stato dell'universo nel suo complesso. Con questo strumento Tages aveva dato la possibilità ai capi etruschi, che molto spesso erano anche sacerdoti, di santificare le loro decisioni. Col tempo la pratica venne sviluppata ed un ordine di sacerdoti, che a Tarquinia raggiunse il numero di 60 membri, perfezionò l'arte della divinazione. I sacerdoti indossavano dei berretti appuntiti e portavano un bastone contorto a spirale, denominato litus, come segno del loro incarico. Questo importante ruolo solitamente si tramandava di padre in figlio, presso le famiglie più importanti delle varie città etrusche. Qui possiamo immaginarci 2 sacerdoti, padre e figlio, ponderando la scelta per il sacrificio. Toccherà alla meravigliosa mucca con 3 corni o al caprone con le esotiche corna contorte? Tutti i tipi di animali, sia domestici che selvatici, venivano offerti agli dei, ma per la divinazione attraverso l'osservazione del fegato si usavano solo le pecore. Una volta scelto l'animale veniva ucciso da un ufficiante e le sue interiora estratte. Un sacerdote avrebbe poi preso la massa polposa con la sua testa appuntita diretta in avanti e, guidato dalla sua conoscenza della mappa di Tages, dove era chiaramente indicata la testa e la forma della cistifellea, avrebbe potuto ricevere comunicazioni da Marte, Fufluns, Nettuno e da altre 20 divinità situate sulla mappa celeste. Un secondo metodo per la divinazione del volere degli dei era l'interpretazione del volo e del canto degli uccelli. Le foreste naturalmente brulicavano di uccelli, ma soltanto alcune specie portavano messaggi dall'alto. Veniva trovato un significato nel gracchiare dei corvi e nel volo dei rapaci. Seguendo un rituale prestabilito, il sacerdote prendeva la posizione designata e osservava il cielo lassù in alto. Con occhi e orecchie attenti interpretava il passaggio di un uccello, ma l'esito variava a seconda del periodo dell'anno e anche rispetto alle circostanze durante le quali avveniva l'osservazione. I gufi erano molto comunicativi, ma per riuscire a decifrare le sfumature dei loro versi tremolanti era richiesto un osservatore particolarmente esperto. Il dono di Tages, cioè l'arte di interpretare il comportamento degli uccelli, così come la lettura del fegato, si basavano su tradizioni consolidate. Questa tradizione continuò nei secoli a seguire, con i romani che erano acuti osservatori dei movimenti o danza del pollame. Il terzo tipo di divinazione introdotta da Tages era l'interpretazione dei fulmini. Quelli che atterravano a nord erano mandati dal dio Tin, che qui vediamo in piedi pronto con un fulmine in mano. Il sacerdote da basso appuntava la sua posizione e ne interpretava il significato a seconda di dove il fulmine era caduto. Quelli che cadevano a nord-est erano considerati favorevoli, forse indicando che ci sarebbe stato un buon raccolto nella stagione a venire. Un fulmine che cadeva a nord-ovest metteva in guardia su probabili calamità all'orizzonte. Ma c'erano altri messaggi, in realtà un numero infinito di messaggi poteva essere interpretato, ma alla fine non importa quanto fossero complicati i modi per comunicare, Tages aveva offerto agli Etruschi un collegamento, anzi molti collegamenti con gli dei, e gli anziani, riconoscendo la saggezza insita nelle sue parole, raccolsero tutti i suoi precetti e li riportarono per iscritto in una serie di volumi noti nel complesso come la disciplina etrusca. Queste opere fondamentali sono andate perdute, ma per farsi un'idea del rispetto reverenziale con il quale erano considerate, qui osserviamo un libro in miniatura sui rituali orfici. La sua copertina in oro ci fornisce una testimonianza indiretta del valore riconosciuto a questi scritti religiosi. Nel creare la disciplina etrusca, Tages ricevette un aiuto dalla formidabile Lasa Vegoia.
Lei contribuì con la sua competenza sull'interpretazione dei fulmini e anche definì i diritti di proprietà e la posizione delle pietre di confine. Lei e Tages insieme erano riveriti come gli autori dei testi etruschi più sacri. Oltre alla disciplina etrusca, il giovane profeta che vediamo qui mentre si gode un momento di relax, scrisse un libro, ora scomparso, sulla vita nell'aldilà. L'argomento principale per capire come le tagliate etrusche sarebbero raffigurate nel rituale funebre. In assenza di testimonianze dirette, dobbiamo basarci sulle immagini sopravvissute, che ci sono di molto aiuto nell'immaginare il viaggio pericoloso che ogni etrusco doveva fare per arrivare alla grande meta, la vita eterna.